Benvenuti, cari amici e sostenitori di Stelle Turche Rivelate, la vostra tappa fissa per scovare verità intime e retroscena che non vedono mai la luce dei riflettori. Oggi vi invitiamo a compiere con noi un viaggio che attraversa lo scintillio dei red carpet e scende fino al luogo più fragile di ogni storia d'amore, il cuore. Protagonisti di questa narrazione sono due volti amatissimi, due figure diventate simbolo di determinazione e fascino, eppure profondamente umane. Barbactas e Yağmur Yüksel. Prima di addentrarci, vi chiediamo un piccolo grande gesto per sostenere il nostro lavoro quotidiano. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e, se volete davvero fare la differenza, cliccate su Join per diventare membri ufficiali della nostra famiglia. Il vostro sostegno ci permette di offrirvi contenuti sempre più curati e approfonditi. Non dimenticate un like e un commento. Il vostro punto di vista è il motore di Stelle Turche Rivelate. Nel frastuono dello showbiz, dove ogni bisbiglio diventa clamore e ogni sguardo è dissezionato come prova di un processo infinito, si fa largo una storia di rara tenerezza. Barbactas, spesso associato a una forza tranquilla e a un carisma che sembra non conoscere cedimenti, ha compiuto un gesto che, nel cinismo dell'industria, suona come una piccola rivoluzione. Non si tratta di un rimprovero, né dell'annuncio di una rottura, è una richiesta. Una richiesta fatta alla donna che ama, la luminosa e carismatica Yağmur Yüksel, capace di far tremare i titoloni più spietati non per durezza, ma per la sua disarmante dolcezza. Mentre alcuni tabloid, a caccia di scompiglio, hanno provato a cavalcare l'idea di una crisi in arrivo, la realtà che abbiamo ricostruito qui a Stelle Turche Rivelate narra l'esatto contrario. L'amore che pretende il suo spazio vitale. Fonti credibili, vicine alla coppia, raccontano che tra un set impegnativo, voli intercontinentali e una catena infinita di riunioni, Bar ha guardato Yağmur dritta negli occhi e, con una calma che non si può confondere, le ha confidato: «Ti amo così tanto che ho solo una vera richiesta. Desidero più tempo con te». Fermiamoci un attimo a leggere il significato profondo di queste parole. Non c'è ombra di accusa, nessun eco di risentimento. In un'epoca in cui gli ultimatum rimbombano e le dinamiche tossiche sporcano i sentimenti più puri, Bactas ha scelto la via della trasparenza emotiva. Non ha puntato il dito contro l'agenda fitta di Yağmur, non ha sminuito il percorso strepitoso della compagna. Al contrario, ha riaffermato il legame che li unisce, mettendo al centro una necessità essenziale, antica e sempre nuova, la presenza. E voi, spettatori di Stelle Turche Rivelate, cosa pensate di una dichiarazione tanto onesta? Nelle relazioni moderne, soprattutto sotto la lente impietosa della fama, è ancora possibile chiedere tempo senza essere fraintesi, senza che venga scambiato per fragilità? Diteci la vostra nei commenti, e se apprezzate la qualità del nostro racconto, sosteneteci cliccando su Join. Il contesto in cui questa confidenza è nata è quello di un trionfo professionale che non concede tregua. Entrambi stanno vivendo un momento d'oro. Scalette serrate, valigie sempre pronte, giornate scandite da briefing e spostamenti continui. Bar e Yağmur rischiavano di scivolare nella trappola della doppia agenda, abitare lo stesso indirizzo ma perdersi di vista, incastrati in un ritmo che non lascia il respiro alle emozioni. Con l'intuito che spesso lo distingue, Bar ha percepito che il prezzo del successo stava diventando un pedaggio troppo alto per la loro stabilità affettiva. Persone a lui vicine raccontano che la sua richiesta non è un freno, ma un gesto di protezione, custodire quel giardino segreto che è la loro intimità, lontano da sguardi indiscreti e dal ronzio costante dell'attenzione pubblica. Chi segue su Stelle Turche Rivelate la crescita artistica e personale di Bactas non si stupirà di questa coerenza. In passato aveva già confessato il timore che la convivenza potesse trasformarsi nel paradosso di sentirsi estranei sotto lo stesso tetto. Oggi quelle parole risuonano come una premonizione che lui stesso vuole smentire con i fatti. Se la richiesta di Bar è un atto di coraggio, la risposta di Yağmur Yüksel è stata un esempio raro di eleganza interiore. Nessuna difesa d'ufficio, nessun ripiegamento nel rivendicare le proprie ambizioni. Lei ha ascoltato, ha riconosciuto la piccola ferita nascosta in quella domanda e ha pronunciato qualcosa capace di placare qualsiasi tempesta. Lo sento anche io. Da questa consapevolezza condivisa è nata una rivoluzione silenziosa nelle loro abitudini. Si dice che la coppia abbia stabilito nuove regole d'oro per proteggere ciò che conta. La prima, forse la più importante, ha un nome semplice: disintossicazione digitale.
Bare e Yamur hanno scelto di onorare momenti analogici, cene serene senza schermi, passeggiate in cui l'unico suono è quello dei loro passi e delle loro risate, conversazioni che non vengono interrotte da notifiche implacabili. Hanno capito che il loro amore non necessita di una diretta per essere autentico. Anzi, il recente silenzio mediatico, che qualcuno ha scambiato per segnale di rottura, è in realtà il loro segno più limpido di forza. Stanno vivendo, non mettendo in bacheca il presente. Amici di Stelle Turche Rivelate, quali altre storie vorreste vedere esplorate con questa profondità? Scrivetecelo nei commenti. Se apprezzate un racconto che non sguazza nel fango del pettegolezzo da 4 soldi, ma cerca di comprendere le sfumature, sosteneteci. Abbonatevi tramite il pulsante Join e regalateci un like. La vostra partecipazione è ossigeno per il nostro lavoro. La reazione del pubblico a queste indiscrezioni è stata sorprendentemente calorosa. In un mondo affamato di storie vere, dove i protagonisti spesso faticano a tenere il timone, la maturità emotiva di Bare Yamur è stata accolta da un applauso virtuale fragoroso. Commenti come "ecco come si ama davvero" hanno invaso i social, segno che la fame di autenticità non è scomparsa. Anche all'interno dell'industria turca dell'audiovisivo, il rispetto per questa coppia è cresciuto. In un sistema che brucia i rapporti alla velocità di una stagione televisiva, loro ricordano che l'amore è una pianta da innaffiare ogni giorno, soprattutto quando il sole del successo picchia più forte e rischia di seccare i sentimenti. Le ultime voci parlano di una fuga romantica in programma, una sorta di luna di miele anticipata per staccare la spina e riannodare i fili, senza scalette, senza copioni, senza telecamere. Un tempo sacro in cui essere semplicemente Bare e Yamur. Niente comunicati, fedeli alla loro discrezione, ma un silenzio che suona più eloquente di 1000 interviste. È il silenzio di chi costruisce, il suono gentile di 2 persone che gettano fondamenta d'acciaio per domani. Mentre il gossip fruga fra le macerie a caccia di tempeste inesistenti, loro hanno trovato qualcosa di più prezioso, la serenità di mettere l'altro al primo posto. E va ricordato che l'amore non è uno stato immobile, è un verbo, un gesto quotidiano. Vuol dire saper dire "ho bisogno di te" e saper rispondere "sono qui". In un mondo che corre senza guardarsi attorno, l'atto davvero rivoluzionario è fermarsi e chiedere tempo. Bar, abituato alla disciplina del set, sta imparando a lasciare spazio all'imprevisto. Un tramonto rubato a un pomeriggio di riunioni, un pranzo improvvisato in un bistrò di quartiere, un cambio di rotta deciso all'ultimo solo per regalarsi un'ora in più insieme. Yamur, dal canto suo, ha riscoperto il gusto della lentezza, tornare a concentrarsi sulla creatività lontana dai riflettori, gustare un tè caldo su una terrazza che guarda la città, ridere a pieni polmoni con le persone care. Piccoli indizi che compongono il mosaico di una coppia che non vuole farsi dettare il passo dall'orologio della fama. Interpretazioni maliziose hanno provato a insistere sul sospetto che Bare intendesse limitare l'indipendenza di Yamur. Ma basta osservarli, anche solo quando si concedono una breve apparizione, per capire che la loro complicità non ha bisogno di didascalie. Gli sguardi parlano, le mani si cercano con naturalezza. Dove c'è rispetto non esiste possesso, e non c'è rinuncia quando la scelta è la qualità del tempo condiviso. La differenza tra il vuoto e la contemplazione è tutta qui. Il vuoto è assenza, la contemplazione è presenza custodita. È questo che si coglie in loro. 2 anime che hanno preferito far decantare le emozioni lontano dal rumore, per tornare a offrire al pubblico frammenti di gioia autentica, non per dovere, ma per desiderio. E quando, inevitabilmente, qualche voce tornerà a fomentare dubbi, sapranno rispondere con la concretezza dei fatti. Un weekend senza telefono, un volo prenotato all'ultimo, un pomeriggio dedicato a nulla se non a loro 2. Il resto è contorno. Siamo giunti alla chiusura di questa nostra esclusiva su Stelle Turche Rivelate. Speriamo di avervi regalato uno sguardo più intimo e profondo su Barbaktas e Yamur Yüksel, una coppia che non si è lasciata logorare dal frastuono del successo ma, al contrario, lo ha trasformato in occasione per rinsaldarsi. Se la loro storia vi ha ispirato a proteggere chi amate dal rumore del mondo, fatelo sapere con un like. E ancora, iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti e valutate seriamente di cliccare su Join. Diventare membri non è solo un modo per ottenere contenuti esclusivi, è il gesto più concreto per sostenere un racconto indipendente e di qualità. Grazie per la vostra presenza, per i commenti e per il calore che non fate mai mancare.
Restate connessi a Stelle Turche Rivelate, dove la verità brilla più di qualsiasi riflettore. A prestissimo con un nuovo video, e chissà, forse con la cartolina di quella fuga romantica che, con discrezione, sta già aspettando di essere vissuta.